Ciao a tutti, amici del cancro. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la prima parte di novembre 2022. Il mago, nuovi inizi, nuovi percorsi, un'azione di tipo concreto o la vostra, diciamo, idea di realtà che va verso la manifestazione. Perché quando c'è il mago si parla sempre di legge di manifestazione e di attrazione. È l'azione, il fare qualche cosa che vi porta verso il conseguimento dei vostri obiettivi. Quindi è un periodo di nuovi inizi. Molto bene. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono comunque di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per chi volesse contattarmi, sotto nella descrizione del video trova il mio indirizzo email. Allora, la prima linea è quella spirituale o diciamo di relazioni e affettività a livello globale, quindi quello che riguarda il cuore, diciamo in senso ampio, anche la famiglia, gli amici. La seconda linea sarà per i singoli e l'ultima linea per chi ha una relazione. Allora, partiamo con l'eremita, un 2 di bastoni, il cavaliere di spade al contrario e un 2 di coppe. Allora, la carta dell'eremita normalmente è una carta che indica un'iniziazione, è la ricerca interiore per arrivare a una realtà migliore, perché qui con la carta dell'eremita si cerca di scoprire qual è la propria verità, che cos'è valido per noi. E poi abbiamo un 2 di bastoni, che è la carta dell'indecisione. Qui, vedendo che comunque abbiamo questo cavaliere di spade al contrario, che parla sempre di un'energia un po' intermittente, può far riferimento al fatto che qualcuno non sappia se andare lontano da questa energia intermittente, che può essere una persona o la vostra attitudine, oppure se rimanere nella situazione in cui è. Sta di fatto che c'è questa sorta di riflessione, di autoanalisi con l'energia dell'eremita a inizio lettura. Abbiamo anche un 2 di coppe in centro lettura e qui sento che per qualcuno la difficoltà in questo tipo di scelta, in questa indecisione che vedevamo qui, era se scendere a compromessi con qualcuno oppure no. Credo che questo qualcuno possa essere fortemente il cavaliere di spade, che può rappresentare sia un familiare che un amico che il o la partner. Però ecco, c'è questa sorta di accordo che non si conclude, che non si materializza, diciamo così. E vedendo la vostra energia, io credo che siate voi che non siate sicuri di voler eh, scendere a questo compromesso, a questo accordo, diciamo così. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro. No, queste sono troppe. Sette di spade. Vediamo un po'. Sette, scusate, sette di spade e cavaliere di coppe. Allora, il sette di spade molte volte fa riferimento alle proiezioni o anche alle bugie che ci vengono dette. Vi dirò, considerato che c'è un cavaliere di spade, fate attenzione all'altra persona con la quale vi dico giustamente avete qualche dubbio, perché ecco, questo sette di spade un po' pesa, c'è qualcuno che sta tentando di nascondere qualcosa o vi sta raccontando mezze verità. È una carta che parla di illusioni, il sette di spade, eh? E poi abbiamo anche un cavaliere di coppe, quindi è come se arrivasse un'offerta, però fate attenzione perché essendo vicino al sette di spade questo cavaliere di coppe, sì, vi dicono qualche cosa, ma occhio perché ripeto, ci sono delle proiezioni di mezzo, c'è qualche cosa che non vi hanno detto, c'è qualche cosa che potrebbe esservi stato detto in modo sfalsato di proposito anche, perché io cerco sempre di essere positiva nelle letture, però
diciamo così, cerco di mettervi in guardia, ecco, a non farvi prendere per il naso. Quindi filtrate sempre bene chi, ehm, o meglio, come vi posso spiegare? Chi è la persona che vi dice quello che vi dice. Cioè, la stessa cosa può avere valenze diverse se ve la dicono due persone diverse, no? Quindi, non lo so, fate attenzione alle false promesse, mi viene da dire qui. Ma io sento che per certi versi un po' ve lo sentite, perché comunque avete il mago che è una carta di introspezione e il 2 di coppe. Vi dico, non riesco a capire se è una persona che magari riguarda la famiglia piuttosto che il lavoro, un amico. Tendenzialmente potrebbe essere il o la partner perché abbiamo coppe qui e coppe qui, ma non è detto. Ok, andiamo a vedere per i single. La luna, il 10, c'è un'altra carta sotto, sì. La luna, il 7 di coppe e il 10 di denari. Allora, qui con la luna si parla di qualche cosa che fa riferimento al passato. Potrebbero essere proiezioni, vi ricordo che nella linea principale c'era comunque un 7 di spade e poi c'è anche un 7 di coppe, che anche questo parla un po' di illusioni. Sono illusioni del passato, probabilmente, inerente a un'unione familiare. Guardate, ho come l'impressione che qui qualcuno sia stato illuso nel passato da qualcuno, può essere da questo cavaliere di spade, se per caso, diciamo, vi state trascinando una relazione, diciamo, la guarigione di una relazione da un po', oppure se magari è terminata una relazione da poco. Comunque, c'è questo cavaliere di spade che secondo me vi ha disturbato, diciamo così, in passato e probabilmente vi ha disturbato perché vi ha creato queste proiezioni, non perché... e le proiezioni erano quelle inerenti a una famiglia o probabilmente può anche essere perché comunque quando c'è la luna si parla anche di proiezioni che arrivano dall'infanzia, sono cose molto profonde che fanno riferimento comunque al subconscio, quindi vi dico potrebbe essere che per qualcuno siano cose veramente remote, però ecco il punto è che poi partendo da questo tipo di proiezioni si riversano sul vostro modo di vivere sia la relazione sia l'idea della relazione, ok? Ho la sensazione che qui abbiate voglia proprio di trovare il vostro spazio, il vostro nucleo familiare, che abbiate bisogno di riconoscimenti, che abbiate bisogno di ufficializzazioni, mi viene anche da dire. Andiamo a vedere come andiamo avanti. Allora abbiamo la stella. Wow, abbiamo anche la carta degli amanti però, eh? Quindi io sento che molte persone qui no, forse sono un po' troppe, però diciamo che non sono male e quindi le prendo. Oh mamma, quante sono. No, sono veramente troppe. Scusate. Allora, dicevo, sembra quasi qui che con la carta della stella ci sia un nuovo, ehm, o meglio, ci sia bisogno di creare un nuovo ideale di coppia, un nuovo ideale di relazione. Ideale nel senso che è l'idea che voi avete probabilmente della relazione. Tenete presente che quando c'è la luna si tende a proiettare, vi faccio un'ipotesi, la nostra paura anche sugli altri, cioè si parte dal presupposto che tutti abbiano le nostre stesse paure e che tutti debbano reagire ad una situazione come reagiamo noi. Quella è tipo una proiezione. E secondo me è un modo, diciamo, un po' limitante di approcciarsi ad una relazione perché appunto non dà spazio all'altro, quindi è un po' quello forse che dovete ricalibrare, cioè non so, con la carta della stella si parla proprio di desideri, e anche un po' di speranza che probabilmente vi manca. Molte persone potrebbero avere paura comunque a legarsi con qualcuno proprio per le questioni del passato. Però guardate, avete gli amanti, eh? Gli amanti parla di equilibrio, parla di armonia, è l'amore proprio quello con la A maiuscola. Quindi in realtà non fatevi troppo... Oh, si è anche girata la ruota della fortuna. E quindi, ripeto, questo set di spade secondo me è vostro, non è di qualcun altro. È vero, probabilmente la persona non è molto presente, diciamo così, però ecco, fate attenzione perché sono le vostre paure che fanno sì che voi proiettiate qualche cosa.
Nel caso non abbiate nessuno, ragazzi, quindi che non ci sia neanche una persona così, diciamo, intorno a voi, la luna di nuovo fa riferimento appunto a tutte quelle credenze limitanti presenti nel subconscio che comunque vi condizionano, ma avendo gli amanti e la ruota della fortuna, qua cambiano le cose. Andiamo a vedere come finisce la stesa. Cambiano le carte in tavola. Il 3 di bastoni. Per qualcuno ci si può approcciare magari ad un viaggio, magari si organizza un progetto insieme, magari attraverso un viaggio potreste incontrare una persona. Il 3 di bastoni fa sempre riferimento o ai viaggi o ai progetti appena iniziati. Vi ricordo che comunque qui avete il mago, che è una carta di nuovi inizi, e comunque guardate, in realtà la fine della lettura è molto bella, perché abbiamo gli amanti, quindi questo incontro che potrebbe esserci se... perché in realtà non è che ci sia una persona, ce ne sono due. Quindi, ok, ci sono tante possibilità, ok? Ci sono tante possibilità qui. Però fate attenzione perché qualcuna, sono da valutare bene, perché qualcuna è contaminata, diciamo così, dalle vostre proiezioni di cui vi parlavo prima. Però ecco, è un buon periodo, è un buon periodo. Si va verso, appunto, sento che per molte persone sarà un viaggio, un cambio, un qualche tipo di chiusura ciclo e inizio ciclo che darà la possibilità a questa carta degli innamorati di apparire magicamente nel vostro oroscopo. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Andiamo a vedere cosa riesco a dirvi. È volata la prima carta, la recupero, portate pazienza un attimo. Wow! La ruota della fortuna, nuovamente cambi, cambi di energie, cambi fortunati. Abbiamo un cavaliere di pentacoli. E il diavolo. Allora, qui c'è stata una sorta di chiusura ciclo e inizio ciclo, probabilmente con questo cavaliere di pentacoli, che a vederlo così, ragazzi, vi dico, è molto cauto, molto cauto. Potrebbe essere l'energia del vostro partner o della vostra partner o la vostra energia, Potrebbe anche essere la vostra energia. Sta di fatto che c'è il diavolo. Qui si parla o di tentazioni o di qualche energia un po' pesante, bloccata, o diciamo arrivando dall'energia dei single, qualche tipo di condizionamento mentale, perché qui davvero c'è il 7 di spade e il diavolo, quindi qui si parla di qualcuno che volutamente ehm, potrebbe raccontare delle bugie. E quando c'è il diavolo, appunto, vi ripeto, si parla di condizionamento mentale. Il diavolo parla anche del controllo. Io credo che molti di voi avrebbero voglia di controllare un pochettino di più la situazione o avere sotto mano, come vi posso dire, riuscire a gestire meglio la situazione. Andiamo avanti, vediamo cosa vi danno. Cavaliere di spade al contrario, la carta degli amanti. Wow, amanti amanti. Cavaliere di spade al contrario, cavaliere di spade al contrario. Sì, sì. Io credo che qui le cose stiano andando un po' più lente di quello che voi vorreste e questo diavolo è un po' come dire, spingiamo un pochettino e non lo sento tanto pesante, ecco, sinceramente. Più che altro occhio alle proiezioni, ecco. Perché comunque sì, diciamo, dare una mano, dare una spintarella alla situazione va bene, però poi quando si tratta di manipolare l'altra persona per riuscire ad ottenere quello che si vuole, quello è l'ego, ragazzi. Quando c'è ego di mezzo, poi arriva la torre. Quindi attenzione. Allora, vediamo come finiamo la stesa. 4 di bastoni al contrario e 5 di spade. Allora, qui giustamente il cambio c'è stato all'inizio, può essere stato un cambio di ritmo, mi verrebbe da dire, no? Nel senso che
È come se ci fosse stata una sorta di rallentamento a livello di evoluzione della vostra relazione. Nonostante tutto abbiamo la carta degli amanti. È vero, potrebbe essere che non abitiate insieme o che magari non ci sia una casa comprata, cioè di proprietà della coppia, che non ci sia qualche cosa di ufficiale, diciamo così, che regolarizza la vostra unione, però è vero che c'è tanto amore. Fate attenzione perché abbiamo 5 di pentacoli, diavolo e 7 di spade. Per qualcuno, ma vi dico molto pochi secondo me, è proprio una manipolazione mentale, cioè fate attenzione a quello che vi dicono e a non farvi prendere per il naso. Voi tenete presente che con le parole si dice tutto, non c'è, cioè con le parole è facile, no? Quindi guardate poi i fatti, quelli che sono veramente, perché ripeto, con le parole si può illudere. Mm? Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo per chiudere la lettura per gli amici del cancro. Io intanto ci tengo a dire che ho già pubblicato, o sto pubblicando comunque, le previsioni per il 2023 e se volete insomma vederle trovate tutto nelle playlist come sempre. Perdona e impara. Se lasci andare e risani il passato, sperimenti più amore nel presente. E qui lo rivedo un po' nella luna, sinceramente. Ehm, dei single. E potrei anche vedercelo in questo diavolo, perché non è detto che il diavolo sia il condizionamento con l'altra persona che avete adesso, ma potrebbe anche far parte proprio di voi, perché molte persone hanno la tendenza a controllare tanto perché fondamentalmente si sentono insicure e quindi avere le cose sotto controllo li fa sentire in una sorta di stabilità, in una sorta di sicurezza. Perché molte volte anche per quello vi dico, non lo sento male questo diavolo, sinceramente. Va bene, mi direte poi voi nei commenti cosa rappresenta il diavolo, insomma. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Potete mettere un like se volete sostenere il canale. Potete anche iscrivervi, commentare, condividere, fare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!